sul canale YouTube. Ben ritrovati a Filo Rossonero, qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera, scusate la location, chiedo scusa a tutti, però quello che conta è quello che si dice, sperando di dire cose intelligenti, che siano intelligenti, che sia dall'auto o che sia da una location con lo sciabordio del mare dietro, non importa. Quindi parliamo di Milan e parliamo del comunicato, immagino. Sì, Carlo, è uscito poco fa il comunicato della fine, no? Dei rapporti tra Paolo Maldini e il Milan, è una frase Adesso è che ufficiale. fa strano dirlo, e ovviamente le primissime domande che sono arrivate su questo comunicato è Ricky Massara, perché non è citato nel comunicato. Ricky Massara, mi sono già informato, arriverà il comunicato, è un addio anche per Ricky, non so se sia un tecnicismo o per quale motivo, ma il comunicato è scisso rispetto a quello di Paolo Maldini e arriverà il comunicato domani o dopo. Perché è scisso? Qui possiamo, diciamo, mettere non so, studiare o pensare tante ipotesi. A me è sembrato che dopo il ringraziamento di Paolo per Paolo Maldini a Paolo Maldini lo possiamo valutare secco, morbido, troppo gelido. A me questo fatto vale tutto, però la seconda parte quando dice e attenzione, quindi è proprio Paolo Maldini il diciamo l'addio a Paolo Maldini, il comunicato dell'interruzione del rapporto e in futuro ci sarà il coach che lavorerà in stretta sintonia con il management di Casa Milan, che fanno poi come ultimo riferimento l'amministratore delegato. Traduzione, secondo me, ma Beatrice, la dialettica, se sei in disaccordo, ascolto anche la tua opinione, ne avete già parlato probabilmente anche con gli amici a casa, e torniamo a prima dell'autonomia data a Paolo Maldini. Sì, diciamo che il gruppo di lavoro integrato, ovviamente quando è uscito il comunicato noi eravamo ancora in diretta, ci chiedevano i nomi, cioè chi sarà. Ma i nomi sono chiari, c'è il coach, che in questo caso è una parola molto americana, il coach, Sì. non so se si dice coach, però l'altra parola è mister, noi avremmo potuto dire all'allenatore, comunque Stefano Pioli, Sì. che parlerà in stretto contatto con Geoffrey Moncada, il suo staff, e il coach Stefano Pioli e Moncada hanno come riferimento finale Giorgio Furlani. Quindi Carlo, in questo momento non prevedo la figura di un direttore sportivo, men che meno Tare, che così chiudiamo ogni voce da Roma, Tare, perché così ci hanno detto. Poi se arriverà domani ci hanno detto una bêtise, una sciocchezza, ma non credo. E quindi in questo momento questo è l'opera il gruppo di lavoro. Questa mattina io so che qualche agente che ha già parlato con Furlani ha detto: signori, continua il progetto Milan, anche senza Paolo Maldini continua il progetto Milan, e però ha detto a questo signor X procuratore agente si interfacci direttamente con Moncada. Tutto chiaro, mi sembra. quindi Carlo, la figura del direttore sportivo arriverà, ti chiedono, o non è Non prevista? lo so, non lo so, non lo so. Qualcuno mi dice arriverà. Devo parlare direttamente con il Milan, con i quali non ho ancora parlato, e se avrò la fortuna di interloquire, e sarà una domanda. Se non la leggeremo prima, la diremo noi, altrimenti in questo momento ieri mi hanno detto non è prevista. In un secondo tempo vediamo. Però sinceramente Moncada è ritenuto un eccellente operatore di mercato come conoscenza. Chiaro che magari non conoscerà il mondo degli agenti, però voglio dire, se lo voleva il Monaco la scorsa primavera ha le sue valenze. Giorgio Furlani
io non so se conosca o quanti conosca, eccetera, lo vedremo nel lavoro. E quindi adesso sono anch'io curioso come secondo me dovrebbero essere tutti i tifosi del Milan. Prima di giudicare, non facciamo l'abbonamento, eccetera, eccetera. Signori, il Milan è sopra tutto e sopra tutti. Dispiace, si può criticare. In 2 giorni abbiamo perso Ibrahimovic e Maldini, cioè una leggenda e una iperleggenda, quindi abbiamo perso 2 grandissimi giocatori per un motivo o per l'altro, e quindi è chiaro che lo shock è alto. Poi io il 20 agosto, Bea, sarò a San Siro, come ero quando c'erano le grandi presidenze o le presidenze che ci hanno messo in difficoltà. Entrano in campo i giocatori del Milan. Per me, la mia vita, la domenica, quando entra in campo il giocatore del Milan, quando posso, e per fortuna ho sempre potuto, sono là con la mia sciarpa, col mio cuore a tifare per il Milan, sperando che io faccio sempre questo ragionamento: entrano le maglie rossonere, sperando che dentro le maglie rossonere ci siano dei grandi giocatori. Negli ultimi 8 o 7-8 anni non è che mi hanno visto tutti dei fenomeni, eh. Io non voglio, perché è brutto citare dei giocatori, perché io rispetto tutti i giocatori, ma non erano tutti Teo Hernandez, Maignan e Leao gli ultimi 8 anni. Carlo, a proposito di mercato, in tanti ti fanno delle domande sul pezzo di questa mattina di Gazzetta di Mr. Moneyball. Ti chiedono se questo sarà uno dei metodi di questa nuova... Allora, già ti faccio un nome e non so se sia figlio di Moneyball. Però, per esempio, il Milan sta lavorando. Ho detto che arriva Beatrice? No. No. Quindi puoi testimoniare, giusto? Sta lavorando già su una figura che non credo che sia figlia di Moneyball, perché è una figura che interessa al Milan, e l'ho messo sul mio canale YouTube alle 13, alle 14 quando è uscito. Stanno lavorando, approfondendo la questione con un giocatore che aveva già segnalato bravamente la Gazzetta ieri, cioè Reiss Nelson, giocatore mi sembra quest'anno al Feyenoord, 23 anni, vai anche tu a vedere sui computer che tu sei bravissima. Reiss Nelson, giocatore che gioca sulla fascia destra soprattutto, anche se può anche essere a sinistra, giocatore che non mi sembra faccia tantissimi gol, ma dicono, non lo conosco personalmente, buon profilo. 99, quindi età di Leao. Ecco, esatto, un giocatore che ritengono interessante, attenzione, a costo zero. Il Milan non so come saranno le strategie, se andranno, mi sembra che andranno molto sui 23 e 24, cioè non l'età, sulle scadenze 23 e le scadenze 24, in maniera tale da avere buoni giocatori a prezzi importanti. Non dimentichiamo che Moncada aveva nelle sue mira Kolo Muani, gli piaceva, aveva segnalato, e anche quel Fernandez che poi è andato, mi sembra, al Benfica e poi è andato al Chelsea, giusto? Che l'avevano accostato al Milan, Beatrice. Quindi magari questi giocatori arriveranno, non lo so, però la situazione per esempio è questa: Moneyball. Io lo sport americano non lo conosco, cioè sono proprio ignorante. Anch'io. NBA, Super Bowl, non mi appassiona, non mi diverte, e quindi preferisco vedere una partita di Ligue 2 che vedere una partita di NBA. È una scelta, a uno piace uno sport, a uno piace un cibo, a me personalmente mi diverte più così, e quindi non so il Moneyball se ha successo. Se il Moneyball è stato uno dei protagonisti della cavalcata del Toulouse, che da squadra arrivata in Ligue 1 l'anno scorso ha vinto la Coppa ed si è facilmente salvata, vuol dire che allora funziona. Però sinceramente non credo che sia così ottusi. Non bisogna essere così semplicistici. Il Moneyball è quello che magari ti dice: attenzione, tra il giocatore A e il giocatore B, guarda di più il giocatore A prima di guardare il giocatore B, perché il giocatore A ha delle caratteristiche che il giocatore B non ha. Poi uno guarda e dice: ah, bello, e poi magari il giocatore B lo ritiene migliore e piglia B, ma per dire, non lo so, non me ne intendo. Carlo, l'ultima cosa che ti chiedono è se a questo punto si allontana Arnautovic. Brava, questa è una domanda
non intelligente, una domanda pertinente, Beatrice. Secondo me non lo so, ma le figure all'Arnautovic e alla Berardi mi sembrano un po' più lontane, mi Mh. sembrano meno, confacenti alla filosofia del gruppo. Poi prende 5 39enni, non lo so, ma a tua domanda non mi sembra che siano i giocatori che facciano impazzire in generale questa filosofia, questa società e con questa filosofia. Carlo, io ti ringrazio, ti do appuntamento sempre qui domani alle ore 19. Alle ore 19 e magari in una location più consona, però quello che conta cos'è, Beatrice? Il contenuto, non Sì, l'apparenza. assolutamente Carlo. Buona Grazie. serata a tutti. Ciao, ciao a tutti.